Ok, Fabio è l'amico di oggi. Ciao Elena, Ciao, ciao a tutti. dimmi se lo vedi o se ti accompagno. Accompagnami. Ok, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Mm, arriva in sella un cavallo Mhm. e mi fa vedere appunto questo particolare dove lui addestrava cavalli in una vita passata. No, cioè, sì, però è un'altra linea temporale perché il tempo è lo stesso di adesso, cioè come periodo. Eh, Ti dà l'autorizzazione? sì. Ok, causa del fatto che ti mostra questa vita coi cavalli. Ehm, mm, mi fa vedere che lì riesce a... Quello che mi vuol far vedere è che lui è molto concentrato con i cavalli, si concentra la maggior parte del suo tempo ai cavalli e riesce a stare isolato, a non avere a che fare con l'esterno. Ok, vabbè, lo vedremo. Mhm. Vibrazione, 1,5 miliardi. consapevolezza, 113, PSP, 38 e 62, vite precedenti, 2635, cervello. 8,3. Ok, oggi siamo qui per tutto, nel caso di Fabio, ma soprattutto per un'operazione a cui si sottoporrà fra poco. Fibrillazione atriale parossistica, ok? Quindi il suo cuore va molto veloce, molto lento, molto veloce, molto lento a seconda del caso. Tutto inizia alcuni anni fa, più o meno, causa esoterica di questa fibrillazione atriale. Mm. Quello che vedevo già prima è che c'è stato un momento dove lui si è trovato, è come se, se ha dovuto ehm, faticare la, la terra sotto i piedi. Aspetta, me lo Cioè ripeti la per scena favore. che vedo io, Faticare e poi non ho sentito più niente. ehm, quello che mi vuol far vedere è che è come se lui ha dovuto faticare per tenere la terra ferma sotto i suoi piedi. Mhm. Ehm, In eterico. sì, 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 è come se ci fosse un continuo terremoto, cioè l'immagine che c'è in eterico è che è come se ci fosse un continuo terremoto sul terreno dove lui poggia i piedi Mm? e quindi deve sempre cercare, deve un po' cercare l'equilibrio e un po' cercare di fermare quello che è intorno a lui.
Ehm, Vabbè, ci sono delle entità eteriche. c'è un serpente, quindi un rettile, sì. Mhm. Poi c'è un falconiforme. Mhm. E poi sopra loro due, sopra il rettile falconiforme, vedo Odino e Zeus. Ok, EDL? Ce ne sono 4. Entità mentali? Allora, ce ne sono 3. Mhm. Una di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. Ok, vediamole. Mhm. Chiedo subito se una di queste tre c'entra con il problema al cuore. Sì, è quella di livello 5. Ehm, Ah, Mhm. vai, vai, dimmi. No, ovviamente volevo ripetere, ovviamente precisare, come sempre facciamo, non siamo medici, non ci sostituiamo ai medici, tutto quello che andiamo a vedere è l'eventuale causa esoterica di un problema di varia natura, tra cui anche un problema fisico come questa fibrillazione atriale. Vediamo la causa, la eliminiamo, non significa che eliminiamo il problema da un punto di vista medico e che domani Fabio sarà privo di questo problema. Lo diciamo sempre, lo ribadiamo sempre, lo mettiamo nei documenti, lo sanno tutti, non c'è trucco, non c'è inganno, è così e stop. Ok? Mm, è proprio cioè, a livello fisico è come se dovessero questa entità di livello 5 manda degli impulsi in maniera tale che dando questa, questi sbalzi, no, di impulsi elettrici al cuore, Mhm. eh, lui si debba fermare. Ok, poi il cuore, quindi cioè, ti affatica anche a livello fisico. Quindi è proprio è il mezzo più efficace che hanno trovato per fermarlo. Mm, Per fermarlo dalla sua vita. sì, per fermarlo dalla sua evoluzione, dalla sua consapevolezza. Cioè, Mm. La mm, 5, ma quali eteriche? il serpente. Mm. No. Dicevi? Mhm. Io vedo proprio, vedevo già prima, c'è stato un momento in cui lui si è sentito proprio come se ave- come se dentro sentiva che doveva cambiare qualcosa di importante nella sua vita, ok, ma poi è stato mm, scombussolato, ok, vedo un Mhm. momento proprio di traballamento a livello eterico, vedo proprio lui che traballa con... ehm, vedo che la corrispondenza di questi sbalzi del cuore, ok, a livello eterico è come se hai presente sull'aereo quando ci sono i vuoti d'aria tra le nuvole, Ok. che fa così. Ma di Quindi natura emotiva, questo sobbalzo? sì, La sì, diciamo, moglie se ne va. Lei? sì, non è la moglie in sé, ma è come se in quel momento lì lui si doveva reinventare completamente, ok? Mm, mm, Diciamo che a livello emotivo ha avuto un momento proprio di down, quindi questo traballamento, ok? mhm, Poi diciamo la PS gli ha dato l'indicazione di cosa fare, un'intuizione, no? Quindi si era serenato perché ha visto la via dove andare,
nella vita, ok? Quindi che però doveva proprio cambiare abbastanza direzione, Mhm. ok? E in quel momento lì, nel momento in cui si stava per rialzare, hanno iniziato a interferire a livello fisico per fermarlo. E da lì ha iniziato a sentire questi sbalzi. Quindi oltre al terreno che si muoveva, proprio gli sbalzi di... Ok, Elena, fammi un attimo quel controllo che ti avevo chiesto. Dimmi Mhm. quando ci sei. Mhm. Minchia, è passato. Ah, mm. Mhm. No, vabbè, è passato completamente. Pazzesco. Cos'era? Fisico. Hanno cercato Cioè, mm, di interferire in maniera fisica proprio, tipo mm, così. mm, mm. Mm. Bene, i responsabili, portale dell'oblio. Cioè, praticamente hai fatto Reiki a distanza. Più che Reiki ho visualizzato la parte, come se l'avessi massaggiata a distanza. Lo tengo presente per futuro. Anche Fabio fa io, cuore, cuore. È possibile? Beh, Possiamo provare. andiamo nel suo cuore. Mhm. Sai, siamo fatti così, no? Che c'erano gli omini che andavano. Adesso diventiamo omini Mm. e andiamo nel suo cuore. Possiamo, no, Fabio? Sì. Siamo fatti così. Come se le avessero invertito i fili, no? Cioè all'esterno, sulla parete del cuore, del miocardio, passano i neuroni, no? Che sono quelli che danno l'impulso che arriva dal cervello. Ok, e tra il nodo sinoatriale e tutti gli altri vedo proprio che è come se avessero invertito i fili. Hanno come se avessero invertiti le sinapsi dei neuroni, ok? Mhm. Gli assoni li hanno spostati proprio Chi? e E quindi quando? Chi e aspetta un quando? attimo. Vai, 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 vai. Quando hanno interferito che lui aveva le vibrazioni molto basse, sono riusciti a durante un'abduzione, gli hanno fatto un'abduzione, gli hanno fatto un'abduzione e durante la notte hanno fatto questa cosa. E cosa hanno fatto? Hanno fatto sì, cioè è come se i neuroni sono ordinati, mandano l'impulso giusto, ok? In questo caso è come se li avessero spostati, quindi raggruppati, no? Quindi se tutti assieme, quando arriva l'impulso, batte di più. E se invece l'impulso lo mandano dall'altra parte, non batte, no? Quindi fa questo sbalzo. Mhm. Chi l'ha fatto? Il serpente, Quando? Anno? 2013. Mm. Ok. Fabio, tu hai dal 2014, 13-14 questa cosa. In 14, ok, l'ha fatto nel 2013 e poi è stato effettivo nel 2014. Vabbè, Sì, beh. mm, come si chiama Mhm. questo serpente? Proserpio.
Va bene. Ci sono impianti? Si ha un impianto a livello sotto l'occipite, sulle vertebre cervicali. Poi, beh, lì hanno messo tipo una rete, un impianto fatto a rete dove mandare gli impulsi come vogliono, cioè variare gli impulsi quando vogliono sul cuore. Poi ha 2 impianti nei palmi delle mani. Mhm, Basta. E un impianto mentale mhm. Della 2, della 3 o della 5? della 3. Ci eravamo fermati. Allora, la 5 è quella del cuore. Mh-mh. Quali altri compiti ha la 5? Stiamo parlando di entità mentali, ovviamente. Mh-mh. È proprio quella che manda anche gli impulsi mentali per fermarlo, quindi fisicamente fa sì che lui si senta non adeguato e non, mm, non all'altezza, ok, di alcune situazioni. A volte può essere, è anche quando, sai, quando diceva prima che si parla magari con un po' di più di persone oppure con persone che lui che le sente un po' così, non le viene fiatone, ok? Quindi gli mandano questi impulsi, questa entità di livello 5 gli manda questi impulsi e proprio a livello fisico viene bloccato, oltre al cuore, fa anche queste cose qua. Qual è il compito della 3 e della 2? Allora, la 3 entro tramite l'impianto mentale, che è una specie di, è come se fosse un ovale così, ok, in verticale al centro del cervello. Ehm, Gli manda i pensieri, ehm, agisce sulle emozioni quando lui ha un minimo di emozioni un po' discordanti, no? Quindi un filino negative così, lui le amplifica tantissimo in quel momento e quindi magari fa venire a volte, cioè magari ha paura di qualcosa, gliela amplifica tantissimo, magari si sente un po' giù, si sente tantissimo giù, ehm, Amplificatore. mm, delle emozioni a basse vibrazioni. E la 2? La 2 gli crea una confusione mentale, mette insieme i pensieri, gliela crea facendo arrivare più pensieri insieme. Ok. Sì, questo un po' in generale, no? La Mm. vita di Fabio è interessata da disincarnati attaccati a lui o in casa. No, ma più che in casa li vedo nel terreno, però più che a lui. Cioè vedo questo edificio, ok, vedo l'edificio, vedo questi, ci sono 3 disincarnati nel terreno. Potrebbe essere a livello della cantina, ecco, delle cantine, se ci Mhm. sono, non so, come se fosse un po' sotto, no? Però sono legati a altre persone, non a lui. Quindi un po' influenzano, diciamo, sulle vibrazioni della casa, Mm. ma non sono legati a lui. Ok, nel condominio sono morte molte persone di tumore, sono successe cose un po' strane e secondo sue ricerche e sue amiche, la casa sorge vicino o sopra un cimitero di guerra. No, questi qua sono più recenti. Questi 3 qua che vedo io sono più recenti.
sono morti nella casa, quando c'era già la casa. Ok, ma Mm. attaccati a lui no, quindi, ma alla casa sì, cioè al Sì, condominio sì. sì, alla struttura, in questo sono sotto lì. Va bene, chiamiamo la madre, morta dopo 7 anni di sofferenze, giovane, di tumore. Mhm. Madre che da giovane ha vomitato, sputato dei capelli secchi e all'epoca si parlava di fattura. Tanti morti di tumore in famiglia. Fabio si chiede se c'è una tara familiare, in sostanza. Boh, chiamiamola la madre, Mhm. vediamo se si presenta. Sì. Come la vedi? Mm, la vedo molto scattante, molto attiva, forte. La vedo, mi mostra un foglio, un plico di fogli, però me ne fa vedere uno in particolare. Mhm. E, Che c'è e scritto? c'è scritto quello che lei non ha accettato di fare a un certo Cioè? punto. Cioè, lei ha visto, non so se era da un'amica o lavorava in questa casa, adesso non ti so dire di preciso, però vedo lei che in questa casa dove ci andava spesso, quindi diciamo era in confidenza con queste persone, quindi o ci lavorava lì o era una grande amica e Mm? si è accorta. Mentre era lì c'è stato un passaggio di denaro strano. Lei non ha detto niente, ma questa persona qua poi dopo le ha detto che se poteva, diciamo, Contare sulla sua discrezione. sì, sua discrezione, ma non solo, nel senso, vedo che è come se le avesse detto mh, di, di poter, se partecipava a questa cosa a livello logistico, perché dovevano spostare, eh, vedo delle borse con dei soldi, vedo dei lingotti che dovevano essere spostati da un posto in un altro e Mm. aveva chiesto la sua collaborazione per fare questi spostamenti, per nascondere, no, delle prove, non so, le serviva tipo la macchina, una cosa così. E lei Mhm. si è rifiutata ed è riuscita ad andare via da lì solo eh, dopo che ha, diciamo, accordato di non farne parola con nessuno. Ok, ma non è, cioè, diciamo a livello eterico non si sono fermati perché ha firmato a livello eterico ha firmato il contratto. Insomma, l'ha fatta fuori, Sì, etericamente parlando, le hanno fatto sì, venire il tumore sì, per il silenzio. per il silenzio, per essere sicuri del Una silenzio. storia Sì. assurda. Poi Tipo, c'è, diciamo che è stato anche a livello di sue interferenze di poterla coinvolgere in qualcosa di losco per mantenere le vibrazioni basse, ok? Ma lei non c'è stata e quindi però questo gancio ha fatto sì che lei deperisse pian piano. qualche idea, Fabio, su questa storia? No, nessuna. Ok, la madre vuole lasciare un messaggio a Fabio. Vuole dirgli che adesso è tutto sistemato, dice. Va bene, apriamo il portale aureo e oltre alla madre chiamiamo tutti i disincarnati
in un raggio di 20 chilometri da dove sta Fabio, la sua casa. 20 Mhm, chilometri vuol dire sfera, quindi destra, sinistra, avanti e mhm, indietro, ma anche sotto e sopra, mhm, specialmente sotto. Tutti i disincarnati del cimitero di guerra, se c'è, mhm. tutti. Chi viene subito non va subito davanti al portale aureo, va a raccattare quelli che ci mettono un po' a venire o non vogliono venire, parlando loro con argomenti corretti della grande opportunità che hanno e della necessità di coglierla. Il disincarnato sulla Terra non ci sta a fare niente se non a perdere il suo tempo e a interferire a volte anche in maniera pesante. Quasi sempre no. Quelli che stanno ancora a divertirsi qua. Mhm. Quanti ne arrivano? Ah, ovviamente tutto l'albero genealogico di Fabio. Mhm. Quindi Sì, tutti quelli sì. che sono mancati di tumore, per esempio, ma anche nonne, nonni, zii, zie, tutti. Adesso a me facciamo così, se ne presentano sempre tre, dai 30 ai 300. Mm, mm. Ehm, Ne sono arrivati subito il 60% e sono riusciti a prenderne un altro 25%, sono l'85%. Dei non appartenenti alla famiglia e degli appartenenti alla famiglia? Appartenenti alla famiglia? Ce ne sono 20. Dei morti di tumore? Della famiglia? 3, 3. Sono tutti, Fabio? Sì? Sono tutti? Cioè, da quello che sai, insomma, della tua famiglia recente. Sono tre? Oltre alla mamma, dici Elena, no? Quindi Mhm, sono sì, oltre quattro alla con la mamma. mamma. Sono Sì, quattro? Mi confermi? No? Fammi il segno con le dita. Tre con la mamma? Tre con la mamma. Ok. Ma chi è il quarto? un bisnonno. Va. Che magari era morto e nessuno sapeva Non che era si per sa. tumore. Infatti, sì, sì. Che all'epoca, a parte che il tumore, vabbè, Infatti, vabbè. una forma di... Ah beh sì, poi c'è il discorso tumore, sì, Mm. tumore. Va bene. La madre vuole aggiungere un messaggio, al di là di questa questione Mhm. specifica, concreta e che ci ha tenuto abbondantemente a precisare. Al di là di questo, non vuole dire qualcosa? Mm. Quello che vuol far passare a Fabio di suo è che quando era lì lei stava vivendo la sua vita intensamente, cioè la vedo centrata, cioè che ogni cosa che faceva la faceva con presenza Mm. e quindi voleva far sapere a Fabio che quegli anni lì li ha vissuti bene, anche se ci sono stati dei problemi, comunque delle questioni, ma lei sentiva proprio di vivere, ok, sentiva la vita e quindi è stata felice in quegli anni lì, Mm. come se volesse un po' rassicurarlo che anche se ha vissuto poco, lei è stata contenta dell'esperienza che ha fatto. Non perché non ci siano stati problemi, ma perché è riuscita a fare l'esperienza di vivere ogni minuto intensamente, ecco. C'è stata questa fattura, questi capelli rigettati. Sì, diciamo che il fatto di fargliela pagare l'hanno fatto in questa maniera qua. Però lei l'ha avuta da giovane. Quindi sta cosa dei lingotti è da giovane.
E Sì, all'epoca prima. prima della fattura. Sì, sì, prima, prima. Che poi chiamiamo, diciamo, dei lingotti, ma insomma, lei è stata coinvolta, suo malgrado, in qualcosa di losco, diciamo, Mhm, e mhm. quindi la fattura. I capelli di chi erano? Come funzionava questa fattura? Chiamiamo chi l'ha fatta, prima di tutto. Perché chi fa fatture non ha scampo. Disequilibrio, deve tornare tutto indietro. Chiamiamo chi è stato simpaticamente l'autore di questa fattura e il mandante, se coincidono tanto meglio. Vivo o morto che sia, chiamiamolo. O chiamiamoli. Mhm. Ci sono, vedo questi due uomini, sono due uomini. Mhm. Allora, lei ha visto la scena di una donna e un uomo, ok? Mm, ma sopra c'erano due uomini che potevano essere tipo il padre e il nonno, o il padre o lo zio di questa donna qua che lei ha visto. Eh, questi due non ci sono più, sono disincarnati. Mhm. Mm, Beh, francamente chi fa fattura in eh, vita a me non va di offrirgli il portale aureo, quindi chiamiamoli solo per vederli, si mhm, arrangino da solo, da soli, se lo creino da soli il portale aureo. mhm. Aspetta Mhm, che cerco. mhm. È strano perché l'eco lo senti o solo tu o solo io. Io stavolta Mm, oggi non sento niente. Bene, chi sono sti due? Due uomini. sì, Erano collegati a quella donna là. Mm? sì, Come li vedi, interferiti? sì, sì, assolutamente. Erano, allora, diciamo la cosa losca era interferenza di cioè era, l'hanno fatta grazie a un'interferenza loro, diciamo su quella, mm, su quella, come si chiama? Su quella situazione lì, ok? Mm, L'interferenza era. Invece la fattura l'hanno fatta tramite una donna che faceva fatture mhm, di famiglia mhm. con l'interferenza di Lucifero. La donna è viva? No, era una zia. Ok, anche la donna lì. Tutti e tre, questi qui che hanno fatto delle belle cosine, dei bei giochini, si riprendono innanzitutto i capelli vomitati, si prendono le loro interferenze attuali da disincarnati, si staccano da tutto quello che è terreno e se ne vanno attraverso il loro portale semplice, ognuno per la propria strada, in un posto in cui si godranno le interferenze che si sono raccattati su, i loro capelli vomitati, ognuno dei tre, e le loro interferenze. Sei vendicativo, il perdono, la speranza, equilibrio. Questo è solo ed esclusivamente equilibrio, non è vendetta. La speranza poi è una di quegli autogol a cui vi hanno abituati tutti. Sperate, sperate, cioè non fate niente e aspettate il nulla. Bravi. Bel messaggio della religione cattolica, la speranza. L'inculata più totale, speranza. Mm. Mhm. Qua sulle fatture non ci vedo, quindi assolutamente. Esistono delle tare familiari, quindi giustamente Fabio si chiede per sé e le sue figlie e No, no, altri. no, 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 appunto Ma come ha detto la mamma, ha chiuso tutto. quando i due uomini e la donna sono andati, me lo dici. Ok, Quando la madre e tutta la carovana sono andati, me lo dici, e segui la madre nel percorso.
Mhm. Si porta dietro delle tare, la madre, con sé No, nel no, no, portale aureo? no, no. È ancora madre? Donna? Eterica. All'entrata sì, no, lì adesso è energia, è solo energia, è l'energia del portale aureo. Lì come energia può lasciare un altro messaggio al figlio? Anche se non è più il figlio ormai, però. Diciamo che quello che vedo è che lo lascia a chi ascolta, cioè chiunque ascolta. Mhm. Mm, E cos'è questo messaggio? mm. Cerco di tradurlo, perché è la sensazione che arriva. Ehm, diciamo che le possibilità che noi abbiamo da questo punto sono molto chiare, dice, no? Eh, è tutto chiaro, come funziona il gioco ed è chiaro a che punto ognuno di noi è nel gioco. Eh, mm, è come se ognuno di noi ha la possibilità di prendere le informazioni da lì, quelle che, cioè volendo tu le puoi prendere, cioè le vedi tutte, vedi tutto da lì, è tutto chiaro, tutte le informazioni per la consapevolezza, tutte le esperienze sono chiare, ma è come se studi a memoria, non so come dire quello che lei vuole far arrivare. È come se, cioè, se fai matematica e fai gli esercizi, pratichi, no? Metti in pratica l'informazione che tu hai ricevuto. Se invece tu da lì invece le esperienze che non hai fatto è come se studiassi a memoria la storia, però non hai ricevuto l'informazione energetica Mhm. dell'esperienza. Ok, quindi il gioco consiste in questo, ok, in fare tutte le esperienze delle informazioni che si prendono. Quello che mi vuol far vedere è che non è che chiunque deve fare tutte le infinite esperienze, ok, ma deve fare l'esperienza per far sì che arrivi quell'informazione lì di consapevolezza, ok? E la deve fare finché non arriva l'informazione di consapevolezza. Mhm. Lei da lì adesso è a un punto dove ha ancora qualche esperienza da fare, ma non moltissime. Quindi può scegliere di stare un po' mh, nell'energia o scegliere già di scendere di nuovo a sperimentare. Si è avvicinata molto, ho visto che è andata diretta verso la sorgente, no? Si è avvicinata molto. Ah. È come se in base alle esperienze che tu fai, ok, la consapevolezza che tu fai, a livello energetico puoi spostarti più in là. Mhm. Quindi una E- mamma evoluta. sì, ha fatto, sì, Vabbè. Bene, bella soddisfazione per Fabio. Sono andati tutti. sì. Allora, chiudiamo il portale aureo, i tre portali o il portale semplice dei quelli che hanno fatto la fattura. Mhm. L'ho già chiusi. Ok. Mhm. Quando si parla di mm, indipendenza come persone, la famosa autodeterminazione, no? Mhm. Percorso che Fabio ha fatto, lui si innervosisce con le persone che ha intorno. Causa esoterica. La consapevolezza che non siamo dei trust, ma ci hanno sempre trattato da trust, Mhm. la consapevolezza che nei documenti il nostro nome e cognome è scritto in maiuscolo, perché, cosa vuol dire? Così via. Mhm.
Mm, allora, diciamo che è la sua PS che parla, ok? Mhm. Eh, ovviamente più anime, più persone sono consapevoli e più veloce è la nostra evoluzione, no? In generale, perché possiamo fare delle esperienze diverse, più veloci come consapevolezza, ok? E questa parte qua in questo momento storico è molto importante cioè è un tassello significativo in questo momento storico per essere più consapevoli. Quindi tutte le volte che lui cerca di trasmettere questa cosa attraverso la sua PS, le entità lo boicottano e lo boicottano anche tramite le altre persone. Quindi le altre persone alcune lo guardano come per dire non capisco, altre che dicono ma cosa stai Sei dicendo, e altre matto, che lo giudicano. complottista. E quindi l'entità, invece che lui essere neutro, Mhm. ok, riuscire a rimanere neutro, le entità mentali lo, lo fanno arrabbiare, quindi gli fomentano l'emozione a bassa vibrazione della rabbia, del nervosismo. Ok, Bitcoin fa un investimento. Mi hai messo qualcosa? Sì, sì, sì. Fai un investimento, fa un investimento, l'ha recuperato, ma quello che doveva essere stato guadagnato è scomparso con gli investitori, diciamo. Bitcoin che ti piacciono Mm, tanto. mm, La moneta del male, mm. È del deep state, assolutamente. la moneta dei sacrifici del male, dei Sì. sacrifici umani, del male, del deep state, è quella che sta per crollare del tutto. Allora, vedo che quelli a cui si sono affidati, lui e il suo amico, hanno perso tantissimo perché c'è stato un momento che il Bitcoin è crollato e quindi eh, mm, vedo proprio che hanno perso parecchio e sono spariti perché non volevano ridare quello che spettava ai legittimi proprietari. Quindi sì, sono stati truffati, se ne sono andati con i soldi che non erano loro. Dove sono adesso? Un'isola dispersa. Tutti e quattro? Per il momento sì, è come se stessero organizzando di sparpagliarsi. Al momento sono in un'isola spersa nell'Oceano Pacifico sud. Ma qual è la cifra che hanno truffato? Perché non sono certo andati nell'isola Pacifica per Fabio e il suo amico. No, infatti, stavo dicendo in generale. Hanno paura di essere beccati da qualcuno che non ci va tanto per tra- Sono non va tanto parecchi, per il mm, sottile. attorno agli Vabbè, 800 milioni di dollari. vabbè, siano dove siano, mettiamo un bel ad eternum lì dove sono, così chi li deve cercare li trova. Anche qui è una questione di equilibrio. Mhm, Bene, la questione dei Bitcoin l'abbiamo visto, chiamiamo nel cinema le figlie e l'ex moglie. mhm. Vengono? Sì, le figlie davanti, come sempre, i figli di solito. E l'ex moglie è un po' in disparte, in una fila un po' dietro, Ok. due file dietro, un po' in là. Il motivo per cui abbiamo fatto questa sessione è questa operazione. Fabio è anche molto preoccupato dal fatto che chi dovrà eseguirla è un pro Cinivac. E siccome Mhm. Fabio non è cinivaccato, sai no Fabio cosa vuol dire? Siccome Fabio non è cinivaccato, lui ha due volte paura, un po' dell'operazione, un po' del fatto che questo quando saprà che lui non è cinivaccato, magari potrebbe fare apposta, fare degli errori o cose di questo genere. Siamo a questo punto ormai, cioè, Mm, Ippocrate proprio è stato messo nella e poi è tirato a catenina, mm, perché mm, proprio. mm, mm, mm. E qua è la guerra sul nulla, la guerra sul chi è cinevaccato e chi no, quindi
veramente dividi e timpera, mettili uno Mm, contro l'altro e nessuno vede la verità, almeno una compagine non vede la verità. mm, 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 L'insensatezza di tutto questo. Diventa la follia siamo, la follia totale. mm, mm, mm. Beh, quello che vedo adesso io è l'equipe che lo opererà, no, non ha intenzione di fare nulla del genere, nulla di intenzionalmente fatto apposta per- ad oggi, qui e ora così, no. Possiamo provare a fare una cosa? Sì, aspetta un attimo, questo è un telefono, no, scrivimelo un messaggio, non puoi col telefono, vai, scrivi un messaggio. Sì, sì, dimmi, Elena, vai. Posso provare a rimettere a posto i fili sul cuore? Mettiamo a posto i fili, sì. Provo. Spiegaci che cosa fai. Allora, praticamente sto seguendo un neurone alla volta, ok? E li vedo proprio come se fossero stati divisi, no? E da Mhm. una Quindi parte sono ce ne tanti sono fili. tanti, sì, da una parte ce ne sono tanti e da una parte del cuore ce ne sono pochi. Quindi quello che facevano era mandare a volte l'impulso dove ce ne sono pochi e quindi il cuore non riusciva a pompare bene, quindi i battiti rallentavano, e invece mandarli a volte dove ce ne sono tanti e quindi batteva forte così. Allora adesso io sto seguendo un neurone alla volta e sto riaprendo tutti gli assoni, ok, in fondo. Gli assoni dei i dendriti li sto tutti rimettendo a posto, di tutti i neuroni. Li sto riaprendo. Stai pettinando dei collegamenti che sono Sì. stati ingarbugliati Mm, apposta. mhm, Quanti sono stati? L'hai fatto? sì, Quanti è erano i tantissimo. fili? 300.000. Ah, però. Mm, mm, mhm. E adesso? Zero. Se li ho rimessi tutti a posto, sì. Ok. Il serpente, la vipera che fa? Il cobra, quello che è, insomma, che fa? Sono lì immobili, sono congelati. Forse vogliono un ad eternum. Insegniamone, insegniamo a Fabio a costruirne uno. Una Mhm, piccola pallina di energia che emana energia ad altissima frequenza, miliardi di miliardi, e che ad eternum la emanerà per sempre, ad eternum appunto. Di dove la mette lui nessuno la può spostare, uno perché è sua, e se il posto in cui la mette gli compete nella sua sfera energetica è suo anche il posto, due perché non fa che bene, del bene. Se le mm, entità mm. vibrano basso non è un problema nostro, d'altronde le entità fanno parte della nostra stupida creazione, quindi è soltanto un po' di pulizia. Sai, ne abbiamo fatte di esperienze stupide fino ad ora, grazie a queste entità a bassa frequenza. È anche giunto il momento di una golden age, no? Di fare anche un po' di esperienza positiva ad alta frequenza. Non credi, Elena? Io credo proprio di sì. Assolutamente. Ma sì, è ora. Mhm. E sarà quello che faremo, Certo. a breve. Golden. Mm, mm, mm. Una sola razza di cani, Golden Retriever. Belli tutti biondi, Sì, molto impegnativi paccioccolosi. anche. Sì, Molto impegnativi. sono Ho un grosso problema i Golden Retriever. giocherelloni. Senti, asciugano i cosiddetti. Mhm. Vabbè. Ok, l'ha imparato a fare? Sì. Ok. Allora ne regali uno ai suoi aguzzini. Uno al cobra, uno al falco, uno a Mhm, Odino e uno a Zeus. mhm, Poi uno all'entità 2, 3 e 5 delle mentali. mhm, Poi, senza andare al cluster, uno se ne mette nel cuore fisico, nel cuore emozionale, nel cuore eterico
nel cuore subliminale e nel mentale, dove non c'è un cuore, quindi. Oppure Beh, anche c'è nel la parte mentale. che controlla, c'è la parte cerebrale che controlla il cuore, quindi si può Bene, mettere. allora nella parte cerebrale che controlla il cuore, dov'è? Più o meno? Eh, va in verticale, cioè più strati, quindi una parte nella corteccia, una parte nel midollo, una parte nel tronco, più o meno qua, circa a metà sinistra, qua a mezzo così. Mhm. È una cosa che facciamo alla fine, questa volta la proviamo a fare adesso. E con Mhm, questa condizione andiamo nel cluster. mhm. Cerchiamo i contratti di tutte le vite, specialmente di questa. E specialmente visto che ha chiesto Fabio questa sessione esclusivamente per questo motivo, il contratto relativo alla fibrillazione atriale. Allora, l'ho trovato, ma alcune parti sono state cancellate e altre sono molto chiare, tipo sbiadite. Sbiadite. Mm. Mm, mm, mm. Quindi questo grazie agli ad eternum messi. Sì, ad eternum a quello che abbiamo operato lì. Va bene. Però qui nel cluster abbiamo voglia di vedere le cose chiare, quindi Fabio può prendere il cursore del tempo, Mhm, pur avendo già fatto quel lavoro, ed mhm, andare indietro di 10 minuti a vedere tutti i contratti puliti, fare il lavoro lì e poi tornare di qua, nel tempo presente. mhm, Perché sai, magari una cosa è sbiadita, lui non la toglie o non la toglie bene, non si sa mai. mhm, Facciamo un po' di esperimenti che da questi esperimenti si impara sempre, ma andiamo un po' sul sicuro, sempre. mhm. Da tolti? Sì. Ok. Può mettere anche qui un ad eternum, tornando al contempo al tempo presente. Mhm, E guardando che qui nel cluster, un'altra verifica finale, non ci sia più nessun contratto, né di questa vita, né del cuore, né di tutte le altre vite che non sono poche. mhm. È vuoto, c'è solo l'ad eternum. Bene, Avatar. Se c'è, come lo vedi? Anche lui congelato, cioè immobili, congelato intendo che sono immobili. Mhm. Cosa fa Fabio? Sta aprendo un portale definitivo. Ma lui, l'avatar, come lo vedi? Pupazzo, Io alto, vedo, basso? È femmina o maschio l'avatar? Neutro. eh, sì, perché vedo una sagoma solo umana di tipo legno, manichino, ok? Mhm, Che non ha forme, quindi non ha i genitali maschili oppure non ha il seno, e quindi solo la forma così, e ha solo le fosse così mhm. degli occhi, Orbite? sì, sì, c'è solo Sì, una come un rientranza. manichino. Mhm. Poi un accenno qua di qualcosa che viene fuori, tondeggiante, e un accenno qua Ok. con una Il, riga e ma- basta. il manichino. Ah, questo lo deciderai tu, Fabio, se l'operazione la farai comunque. Beh, io ovviamente non sono un medico e non ti posso dire assolutamente nulla di quello che di quello che devi fare né sul fronte medicina né sul fronte qualunque. Tue decisioni sono tue, noi analizziamo, facciamo un lavoro energetico, facciamo questo gioco, facciamo finta che, come dice qualcuno, gli rubiamo l'espressione che è tanto bella, poi le decisioni sono tue. Adesso vediamo quello che succederà, se succederà qualcosa e ci farai sapere.
Bene, via l'avatar. Mettiamo un ad eternum e dimmi quando l'ha fatto. Lui, ovviamente, eh. Sì, sì, Noi sì, non facciamo assolutamente. Ah, no. mai più nulla. Ok. Ha messo la Eternum. Ok. Di qua immagino non ci sia più nulla. Mhm. Assolutamente. Gli ad eternum li ha già messi. Mhm, Gli diamo una pillola Vic. mhm. Ma gli sembra una farmacia. Gli diamo una pillola Vic. Lui va adesso nel cinema a vedere chi è intervenuto e insegna tutto quello che ha imparato Mhm. a chi c'è lì. Mhm. Fatto? Sì, sì. Le figlie che fanno? Le figlie sono molto attente, molto scrupolose, attente. Secchione nel senso buono. Sì, esatto, sì, sì. Cioè prestano attenzione per vedere se è possibile che loro facciano la stessa cosa. E lo fanno? Sì, sì, cioè, hanno fatto la Eternum, hanno preso la Vic e sono molto attenti sul, diciamo, processo di come funzionano le cose per ripeterlo nella loro vita. Ecco, quello intendevo. Ok, Mhm, fatto. sì. Ok, come lo vedi Fabio? Mm, lo vedo in abiti da spiaggia. Eh, con una tipo come si chiama? Una tavola da Munta? surf? No, sì, Ok. no, fa caldo, quindi pantaloncini e maglietta, però con la tavola da surf in mano, pronto e gli occhiali e pronto ad andare a fare surf. Benissimo. Aveva dei cloni, adesso non credo ne abbia più, ovviamente. Ma aveva Mm, dei cloni? no, 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 cloni Ok. no. Perché lo scambiavano spesso per strada? Oddio, sei anche un po' Mm, un tipo scambiabile, eh? infatti, no, no, Fabio, non è che sei capelli blu della barba gialla. no, infatti. Vabbè, un No, 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 pappagallo, dimmi. delle Capelli blu della persone. barba gialla, un pappagallo. Mm. Un carioca. Non c'è un motivo, una causa esoterica. No, no. Nuova vibrazione, 27 miliardi, nuova consapevolezza, 197, PSP, 55, 45, vite precedenti, 2018, cervello, 9 e 7. aspetto di Fabio, come si presenta a te? Lo vedo forte, nel senso lo vedo come se fosse alto, no? Quindi forte, dritto, Schiena dritta. pronto, sì, pronto ad andare, ad agire, Mhm. determinato, con le idee chiare, non è confuso, non è più confuso, sa dove andare, qual è la direzione. Lui sa cosa fare adesso. Sì, Ok, prima di chiedere il messaggio finale di PSPE da dare a Fabio, qualunque esso sia questo messaggio, no, sentiamolo prima il messaggio, vai.
scrivi tutti i giorni le tue intuizioni, nel senso, quando per imparare ad ascoltare i messaggi della tua PS, la PS dice, quando ti accorgi che ha un'intuizione, scrivila. Scrivila, prendi o un quaderno o dei fogli che servono per questo e scrivi le intuizioni tutte le volte che ti accorgi. Ok, questo allenerà a sentirle sempre di più. Ok, e soprattutto mentre le scrivi, poi non è che poi dice, non è che le scrivi e poi le dimentichi, fai quello che scrivi soprattutto, no? Perché sono le intuizioni della tua PS, sono i messaggi della tua PS, quindi ti indicano dove andare verso il tuo benessere. Un'altra cosa che vuole dire è che adesso in questo momento la PS e la PE insieme vogliono dirle che in questo momento dopo questo lavoro, nel qui e ora si sentono molto coese e molto collaboranti e sentono che stanno bene nel corpo di Fabio in questo momento con l'energia che ha. È tutto molto armonico e si sentono a posto con Ok, lo questo. chiediamo alla PS e alla PN, messaggio finale, operazione sì o no? Dicono loro, eh? Mm, mi era già arrivato prima, dicono potrebbe essere di no, però non fare passi avventati, quindi se potrebbe, cioè se la senti una cosa che per te ti può far star bene, prova a farti fare un altro controllo prima dal cardiologo, no? Una conferma Della validità dell'intrapresa. esatto. Beh, una bella idea, sì. Non mancano tantissimi giorni, ma non è neanche Oh, domani. eh, Mm. Ovviamente privatamente, immagino, perché sennò capra o sì, per cavallo. forza. Mm. E, diamo un'occhiata, va bene, questo è il messaggio, no? Mhm, sì. Diamo un'occhiata, facciamoci di nuovo un giro, siamo fatti così nel cuore. Mhm, I migliaia di collegamenti sono ancora come li hai lasciati tu, cioè sì, al loro posto? sì. Ok. Chiediamo un messaggio da lasciare a Fabio da parte del suo cuore. Cuore inteso come ti pare, eh? Mm, Organo, mhm, il cuore, avere cuore, no? mhm. Compassione, coraggio, eh, Eh, dice, mi sentirai ancora un po' affaticato per un periodo perché devo ritrovare l'equilibrio e mi devo riassestare fisiologicamente. Ok, ma io adesso sono nella forma ideale e ti accorgerai che sto bene perché non sentirai più quell'incertezza, quel barcollamento e quella confusione, perché essendo io a posto, essendo io fisiologicamente a posto, funzionante correttamente, eh, l'energia del cuore, appunto, l'energia, quella vibrazione che viene dal cuore, quindi dal tuo amore per te, per tutto, ok, arriverà pura a te e quindi tu la sentirai. Va bene, ci sono interferenze di qualunque tipo? Abbiamo tolto No, tutto? sì, Ok. Tu come stai, Elena? bene. Fabio? Bene, lo vedo molto armonico, sereno, rilassato, ce lo vedo in pace. In questo momento l'energia sua complessiva è in pace dei cinque corpi. Lo è anche nella realtà, bello sorridente Ah, e rilassato, quindi pronto a tornare? mhm. Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.